Oggi vi porto nel cuore della storia Moghul, il Forte Rosso di Agra. Scopriremo palazzi, giardini e cortili pieni di fascino, esplorando un luogo che ha ospitato imperatori e racconta ancora oggi il potere di un'epoca straordinaria. Restate con me per vivere un viaggio unico dentro questo monumento iconico. Esco dall'albergo e percorro pochi metri. Il caos di Agra è già qui che mi avvolge, suoni, colori e profumi che solo l'India sa offrire. Salgo su un tuk-tuk, è il modo più veloce e divertente per spostarsi in città. Ed ecco lì il Forte di Agra. Allora, vediamo da dove si può entrare. Andiamo a visitare il Forte Rosso. Dopo un breve tragitto, eccomi qui, davanti a uno dei luoghi più iconici di questa città, il Forte Rosso di Agra. Bello, bello. Faccio il biglietto d'ingresso e attraverso il cancello principale. All'esterno ci sono tanti venditori. Mi fermo un attimo a curiosare tra le loro bancarelle. Ciao a tutti, un saluto dal Forte di Agra. Questo maestoso complesso di mura in arenaria rossa, costruito dai Moghul, sembra quasi un castello. Ma no, è un forte, un'imponente fortezza che ha resistito al tempo e alla storia. È bellissimo questo forte, uno spettacolo veramente. Ed eccoci finalmente dentro il Forte Rosso di Agra, un luogo carico di storia e mistero. Appena entrato nel Forte Rosso, la sensazione è di essere catapultati indietro nel tempo. Questa imponente struttura in arenaria rossa, costruita dall'imperatore Akbar nel XVI secolo, non era solo una fortezza, ma anche un palazzo reale. Mi trovo ora nei giardini interni, un luogo che un tempo doveva essere un'oasi di pace per la famiglia imperiale. Guardate il contrasto tra il verde dei giardini e il rosso intenso delle pareti, è davvero affascinante. Che ci sarà mai dentro il vasone? E poi ho fatto io pure una bella da guardare, ma Il Forte Rosso di Agra non è solo una fortezza, è un complesso straordinario di palazzi, cortili, moschee e giardini. sono stanchissimo, stai 2 giorni di fuoco, correndo senza dormire. Mi devo riposare un pochettino. E poi sono contento di essere qua, è il mio sogno. Appena varcato l'ingresso, mi trovo davanti a uno spettacolo sorprendente. Immensi giardini curati, sentieri che si intrecciano tra prati verdi e alberi rigogliosi. Il forte fu costruito dall'imperatore Akbar nel XVI secolo come residenza reale e base militare. La sua struttura in arenaria rossa domina il paesaggio, ma all'interno troverete qualcosa di inaspettato. Il forte è circondato da alte mura che si estendono per circa 2,5 km. Servivano non solo a proteggere la città reale, ma anche a trasmettere un messaggio di potenza e autorità. Da qui si può già immaginare la vita che si svolgeva dentro queste mura, tra lussi e strategia militare. I palazzi interni furono arricchiti successivamente da Shah Jahan, lo stesso imperatore che costruì il Taj Mahal. E qui, al contrario dell'esterno austero, tutto cambia.
Questo è il rivestimento originale che si è tolto, che se ne è caduto, è rimasto solo qualche pezzo. Questi sono i vari cortili interni del forte. Mi fermo per un momento accanto a una di queste finestre che offrono una vista sul fiume Humane e sul Taj Mahal in lontananza. I giardini sono disposti secondo il modello di Shahbag, il tradizionale giardino persiano, simbolo del paradiso islamico. Da qui si può osservare il maestoso palazzo interno, il Diwan Ayam, la sala delle udienze pubbliche, dove l'imperatore riceveva i sudditi e ascoltava le loro richieste. E non solo, c'è anche il Diwan Khas, la sala delle udienze private, un luogo esclusivo riservato agli incontri con dignitari e ambasciatori. Mi fermo un attimo a osservare il panorama. Dalla Forte Rosso si può vedere in lontananza il fiume Yumana e sullo sfondo il Taj Mahal, che sembra vegliare su questa fortezza. Un luogo che racchiude secoli di storia, intrighi di corte e storie d'amore che hanno cambiato il corso della storia. Ogni passo qui dentro è un tuffo nel passato, tra mito e realtà. La bellezza di questa fortezza sta nei suoi dettagli, intarsi di marmo bianco, pietre preziose e decorazioni floreali che ricordano quelle del Taj Mahal. Il Forte Rosso non è solo un monumento storico, è un simbolo del potere e della grandezza dell'impero Mughal. Camminando tra queste mura sembra quasi sentire ancora l'eco dei passi degli imperatori. Guardate l'architettura, colonne finemente intarsiate, decorazioni in marmo bianco e pietre preziose. Anche se molte delle decorazioni originali sono andate perdute, l'eleganza di questa sala è ancora palpabile.
accanto al Divan Haikals si trova una moschea unica, la Moschea della Perla, chiamato così per il suo marmo bianco che risplende come una perla sotto il sole. Era un luogo di preghiera privato per l'imperatore e la sua famiglia. Questa moschea è un esempio di come il Forte Rosso combinasse funzionalità difensive e spiritualità in un'unica struttura. Mi sono fatte togliere le scarpe per entrare qui dentro, non capisco perché. No. Stesso qua. Mi sto dirigendo ora verso la Guribag, conosciuto come il Giardino delle Viti. Questo era un giardino reale progettato per la famiglia imperiale, un tempo ricco di fontane e aiuole fiorite. I Moghul erano noti per il loro amore per la natura e la simmetria, e questo giardino ne è un esempio perfetto. Anche se oggi non è più rigoglioso come un tempo, si può ancora percepire la bellezza della sua architettura paesaggistica. Lasciando il forte, non posso fare a meno di riflettere su quanto fosse complessa e affascinante la civiltà Moghul. Questo luogo non è solo una testimonianza della loro architettura e arte, ma anche della loro visione del mondo. È un'esperienza che resterà per me per sempre. Anche il Forte Rosso di Agra è stato visitato. Andiamo oltre. Peperoni? Se pensate che l'acqua dei vostri fiumi sia sporca, guardate questa. Uscito dal forte di Agra, decido di fare una breve passeggiata nei dintorni. È interessante osservare la vita che si svolge qui. Piccoli negozi, persone indaffarate, piccoli commercianti. Salgo su un tuk-tuk e mi dirigo verso l'albergo. Il
sole inizia a calare e lentamente le strade di Agra si trasformano. L'atmosfera cambia, diventando più calma, quasi intima. Rientro in albergo, pronto a rilassarmi dopo una giornata piena di scoperte, ma prima mi faccio una breve passeggiata tra le strade vicine per prendere qualcosa da mangiare. Mi guardo intorno alla ricerca di qualcosa di semplice per domattina. Un po' di frutta fresca, qualche snack, qualcosa che rende piacevole iniziare la giornata. È mattina presto e lascio l'albergo di Agra. Salgo su un Uber diretto a Nuova Delhi. Durante il tragitto mi godo l'ultima vista della campagna indiana. È un viaggio che scorre tra riflessioni e ricordi di quanto abbia visto finora. Arrivato a Nuova Delhi, prendo un tuk-tuk che mi porta all'albergo. Oggi il lusso è più sfrenato e siamo sui 17 euro al giorno.